Ok, mo mi raccomando, zitto e ascolta. Vogliamo risolvere quest'altro esercizio, dobbiamo semplicemente semplificarlo a questa espressione qui, quindi dobbiamo innanzitutto andare a calcolare il minimo comune multiplo. Per quanto riguarda la prima frazione, il primo denominatore, effettuiamo una differenza di quadrati, quindi abbiamo x meno 1 che moltiplica x più 1. Per quanto riguarda quest'altro invece dobbiamo andare a trovare due numeri la cui somma faccia 3 e il cui prodotto faccia meno 4. E allora cosa andiamo a prendere? Andiamo a prendere sicuramente più 4 e poi andiamo a prendere meno 1. Infatti se faccio 4 meno 1 mi dà 3. Se faccio 4 per meno 1 mi dà meno 4, quindi anche questo l'abbiamo scomposto. Ora, per quanto riguarda quest'altro, dobbiamo fare lo stesso ragionamento, solo che il prodotto deve fare meno 3 e la somma meno 2. Quindi vado a prendere meno 3 che moltiplica x più 1. Infatti meno 3 più 1 fa meno 2, meno 3 per 1 fa meno 3. Ok, quindi siamo riusciti a scomporre tutto e quindi dobbiamo andare a selezionare il minimo comune multiplo. Partiamo col prendere x meno 1. Se prendo x meno 1, poi dove si va a ripetere questo? Si va a ripetere qui, quindi non lo riprendo successivamente. Poi ho anche x più 1. Ok, x più 1 si ripete qui, quindi non lo riprendo. E poi dovrò prendere necessariamente questo x più 4 e questo x meno 3. Quindi il minimo comune multiplo è veramente molto molto lungo, perché avrò quindi x meno 1 che moltiplica x più 1 che moltiplica x più 4 che moltiplica x meno 3. Quindi il mio minimo comune multiplo è tutto questo e quindi devo iniziare a metterlo a frazione. E adesso che cosa vado a fare? Devo aggiungere sopra quello che manca sotto. Quindi nel primo caso sotto ho x meno 1 e x più 1, quindi devo aggiungere tutto quello che manca, ossia x più 4 che moltiplica x meno 3. Nella seconda frazione è già presente un meno 2, quindi lo metto e poi di nuovo aggiungo sopra tutto quello che manca sotto. Sotto manca un x più 1 e poi manca anche un x meno 3. Faccio la stessa cosa per quanto riguarda l'ultimo e mi accorgo che sotto c'è x meno 3 e x più 1. Quindi devo mettere quello che manca, ossia x meno 1 e x più 4. In questo modo ho risolto tutto, non mi resta che andare a sviluppare questa cosa facendo purtroppo tutti i possibili prodotti. Quindi inizio da questa x e vado a distribuirla qui. Ora in realtà per questo tipo di moltiplicazioni c'è un trucchetto aggiuntivo, ossia che si mette sempre, che cosa? Si mette x al quadrato, in mezzo si mette la somma, quindi se ho 4 e ho meno 3 la somma sarà 1, quindi più una x meno 12. Io ho sistemato una cosa. Qui di nuovo ho meno 2 che moltiplica x quadro, in mezzo ci metto la somma, quindi meno 2x, e poi alla fine il prodotto, ossia meno 3, più, e qui di nuovo x quadro, in mezzo ci metto la somma, ossia più 3x, e poi meno 4. Ok, quindi questo è il mio numeratore e devo cercare di sistemarlo meglio. Quindi ho x quadro più x meno 12 meno 2 x quadro più 4x più 6. Non ho fatto altro che distribuire questo meno 2 dappertutto. Ricopio questo più x quadro più 3x meno 4. Quindi che cosa noto adesso? Che qui c'è una x quadro, qui c'è una x quadro e qui c'è una meno 2x quadro. E quindi questo si va a cancellare. Cosa mi rimane? Devo andare a vedere quante x mi rimangono. Quindi ho una x, 5x, 8x, quindi scriverò 8x. Adesso devo vedere per quanto riguarda i numeri. Ho meno 12 con meno 4 che arrivo a meno 16. Se poi devo aggiungere un più 6 starò a meno 10. Quindi questo è il mio numeratore. A questo punto che cosa faccio? Posso andare a raccogliere un 2. Quindi se raccolgo un 2 mi rimane un 4x meno 5. E questo è il mio numeratore adesso, ma devo ricordarmi che è il mio denominatore. Il mio denominatore sarà tutta questa roba qui, che quindi adesso copio e incollo. Linea di frazione. Si può semplificare niente? Purtroppo no. Andiamo a vedere il nostro risultato, se è effettivamente questo. Ed effettivamente lo è. Come abbiamo visto c'è questa parte qui
c'è questo x meno 3, c'è questo x più 4. Ma perché c'è questo x quadro meno 1? Perché semplicemente questi due vanno a costituire una differenza di quadrati e quindi possiamo riscriverli come x quadro meno 1. E questo conclude il mio esercizio.